Buonasera a tutti, siamo a Di Venerdì, il podcast di Design Italy, e questa sera sono felice di presentarvi un imprenditore che è presente anche sul sito di Design Italy, che è napoletano. Sono particolarmente felice perché, come insomma avrete sospettato dal mio accento, sono anch'io napoletana e sono felice di raccontarvi la storia di Massimiliano K con la sua azienda Baia Trentaremi. Baia Trentaremi è un'azienda relativamente giovane, 5 anni, 7 anni, e Massimiliano anche lui viene da una storia familiare di, come spesso capita in Italia, di imprenditori o comunque di liberi professionisti, nel particolare la sua azienda sempre nel mondo della moda e dei costumi da bagno, e alla fine quindi ha deciso di intraprendere questa attività in proprio e di dedicarsi non soltanto all'attività produttiva ma anche a quella di creatività, perché lui disegna tutte le fantasie di tutti i suoi costumi, di tutte le sue camicie, e di questo fatto è molto orgoglioso, perché chiaramente i suoi prodotti sono unici e potete tranquillamente usare le camicie o i costumi di Massimiliano e essere sicuri che nessun altro lo avrà indosso insieme a voi su una spiaggia, su una delle bellissime spiagge del nostro paese. Tra l'altro tutti i modelli di Massimiliano si richiamano a spiagge bellissime, soprattutto chiaramente della Campania. Essendo campano, poi lui sostiene che sono le spiagge più belle che ci sono in Italia, e questo lo può dire a ragion veduta perché Massimiliano è anche un velista che ama moltissimo andare a vela, e quindi queste baie da cui ha preso i nomi per i suoi costumi le ha viste personalmente. Ci vuoi raccontare un attimo? Raccontaci prima della tua attività di velista, che sicuramente a te piace moltissimo e io credo anche a quelli che ci ascoltano. Ringrazio di tutta questa presentazione, mi hai lusingato e mi hai fatto arrossire. Sì, sono orgoglioso di essere velista, sono figlio di velista e fratello di vari velisti, e quindi ho iniziato a 5 anni a stare sui campi di regata, e sono felicissimo ogni volta che posso stare a mare, perché per me il mare è la vita, e da lì è nata poi dopo l'idea di questo brand. Io sono un produttore di costumi da bagno da 30 anni e ho lavorato però sempre per altri brand e facevo produzione. Da 7 anni ho iniziato a spingere sulla mia creatività, dandogli un sapore più di spiagge, di odori o di caratteristiche proprio napoletane. Mi hai detto questa cosa, che la moda se non ha sapore, che non è vincente. Non è vincente, sì, ma che vuol dire? Io non l'avevo mai sentita questa cosa, che la moda deve avere sapore. Allora, letteralmente parlando è un controsenso, sicuramente. Infatti. Però è uno dei pochi modi per far capire veramente che cosa c'è in un prodotto. Quindi gli devi dare dalla scelta della base. Noi usiamo un greggio di microfibra meraviglioso, e il nostro capo finito, il nostro costume alla fine compreso di accessori pesa 90 grammi, ma allo stesso tempo è confortevolissimo, addosso sta benissimo come vestibilità ed esce dal mare quasi praticamente asciutto. In più, e questo è un problema per me produttore, è quasi indistruttibile. I nostri costumi durano anni. Vabbè, ma noi per questo abbiamo scelto come materie prime. Dopodiché il sapore glielo devi dare piano piano, perché dietro ogni fantasia che noi creiamo c'è una storia, e quindi nei colori, negli abbinamenti, nel soggetto che vai a mettere. Della storia che volete raccontare attraverso questi prodotti, sì. tessuti. In più il brand che abbiamo creato, perché non tutti conoscono la baia di Trentaremi, è una baia di Posillipo, la baia più bella di Posillipo che abbiamo a Napoli. A me personalmente ha dei richiami familiari, perché lì mio padre mi insegna a nuotare. La Baia Trentaremi è uno dei posti più belli di Napoli che dovete assolutamente andare a visitare.
ed è sotto la punta della collina di Posilli. Poi vi invito a fare un giro turistico lì perché rimarrete senza fiato. È meravigliosa, è un'oasi protetta, quindi ci si può andare o a nuoto fittando delle canoe, ed oltre a essere meravigliosamente bella dal punto di vista paesaggistico, ha anche tanta archeologia romana lì. Poi ci sono delle grotte che oggi sono solo da vedere, ma insomma, mio padre mi raccontava che lui era del 1915, quindi tanti anni fa, e quando lui era ragazzino nelle grotte c'era la foca monaca. Però insomma, adesso purtroppo non c'è più. Adesso no. Beh, adesso dopo questo invito turistico a Napoli, che speriamo insomma sia ascoltato, perché sicuramente merita, una delle città più belle del mondo, invece io volevo parlare della realtà produttiva della Campania, dove c'è in Campania storicamente ci sono dei piccoli distretti specializzati in alcune produzioni, alcune della pelletteria, altre della seta e anche dei costumi da bagno, e c'è proprio un'area del napoletano che è dedicata a questo e che produceva, mi dicevi, qualche percentuale del totale? Allora, noi avevamo il distretto di Gragnano dove fino a penso 30-35 anni fa si faceva il 18% della produzione mondiale di costumi da bagno. Poi ahimè sono andati via tutti a fare le produzioni all'estero, adesso è molto diminuita, però lì c'era tanta produzione di numero più che di qualità. Adesso invece si punta più alla qualità. Napoli invece è famosa nel mondo per quanto riguarda l'alta sartoria, ci sono le migliori aziende al mondo dal punto di vista della sartoria da uomo e di scarpe, e la stessa cosa per le camicie. Io mi propongo con la mia piccola azienda esclusiva, perché facciamo tantissimi capi in tantissime piccole tirature, quindi sono quasi tutti capi unici, di farlo nel mondo dei costumi da bagno. Quindi abbiamo dai boxer, delle varie lunghezze, gli slip, le t-shirt, ma tu le sei camicie. stato molto coraggioso comunque a voler mantenere la produzione in Italia, e noi insomma come Design Italy lo sapete, facciamo la nostra bandiera, quella di avere sul nostro portale soltanto aziende che producano in Italia, e sono scelte coraggiose, faticose, molto faticose, che però insomma poi portano ad un prodotto di una qualità che non ha paragoni onestamente con quelli che vengono dall'estero. Sono il nostro vanto, tutte le famiglie che girano dietro alle nostre produzioni ci mettono il cuore, perché è tutta una sinergia che si coniuga dal creatore del prodotto alla manodopera che c'è dietro, ai laboratori esterni che te le assemblano, però parte dall'inizio, dalla creazione. Noi facciamo tutto il taglio di qualsiasi prodotto, è tagliato internamente nel nostro laboratorio, facciamo tutta il greggio lo facciamo stampare sui file delle nostre fantasie che creiamo, e poi abbiamo questi vari laboratori che sono tutti in provincia di Napoli. Quindi è 100% made in Naples, sì, non made in Italy. A questo punto il tuo prodotto è proprio made in Naples. Ma poi dopo i costumi da bagno, visto che hanno avuto tantissimo successo, hai deciso invece poi di andare anche sulla parte di camiceria e di pullover, e hai fatto anche lì una collezione bellissima con delle fantasie veramente nuove, molto nel solco della tradizione sartoriale napoletana. Sì, assolutamente. Abbiamo un campionario di stampe ogni anno che presentiamo enorme dal punto di vista dei costumi da bagno, e abbiamo detto ma perché non lo trasportiamo anche sulle camicie, e quindi abbiamo creato queste camicie da uomo. Ci sono anche le classiche a giacca, ma soprattutto le camicie belle da poter mettere in maniera serena su un jeans, per il tempo libero, diciamo, ma non solo però. Che hanno la possibilità di avere 40 stampe in 7 varianti ognuna, quindi alla fine chi compra una nostra camicia è difficile che ne potrà mai trovare un'altra uguale, perché fortunatamente ne vendiamo tante, ma ne vendiamo tante sempre nei colori più disparati, perché poi i gusti sono... Quindi sei nel solco dell'unicità, che sì. Poi è anche il nostro motto, Uniqueness Matters, quella di Design Italy, lo sai, quindi
siamo perfettamente in linea. Senti, ma il prossimo progetto di Baia 30 Remi? Il prossimo progetto adesso è per il prossimo inverno, che abbiamo già iniziato da quest'anno usando dei laboratori specialisti sulla maglieria. Abbiamo iniziato con la maglieria in misto cashmere e dalla prossima stagione partiremo anche col 100% cashmere. È una nuova sfida, sì, molto importante, è bella, il prodotto è bellissimo, noi l'abbiamo visto e l'abbiamo già in parte anche su Design Italy, e quindi ti facciamo tanti auguri per questa nuova avventura. Grazie Massimiliano per essere stati con noi, e ci vediamo alla prossima puntata di Venerdì con Design Italy. Grazie.